Bentornati su Green Italy, io sono Claudio, lui è Ettore e oggi parleremo di cose molto interessanti. Allora, primo aspetto, andremo a iniziare l'orto invernale, quindi andremo a realizzare l'orto però con un metodo un pochino diverso, un metodo antico, ed andremo ad utilizzare del fieno che servirà come pacciamatura. Con l'occasione parleremo anche del broccolo ed in particolare del re dei broccoli, almeno qui nel Lazio, considerato dall'antichità il broccolo per antonomasia. Parliamo del broccolo romanesco e soprattutto delle sue varietà, come si coltiva, ma iniziamo subito. Allora, innanzitutto, se non avete visto le puntate che ho realizzato sulla programmazione dell'orto, vi lascio qui il link in alto a destra e fatelo. Magari stoppate anche questo video, ma andatelo a vedere, perché quello che vedete è lo scheletro dell'orto invernale. Quindi abbiamo parlato in questa puntata dell'importanza del programmare l'orto. E soprattutto poi l'altra puntata che vi lascio qui è la programmazione, o meglio la scalarità degli ortaggi, quindi come andare a comprare le piantine per fare in modo che il nostro orto sia sempre produttivo, quindi non raccogliere tutti gli ortaggi insieme, ma avere una continuità, avere sempre disponibilità, e questo soprattutto evita anche di sprecarli, di buttarli. Perché voglio utilizzare la paglia in questo orto? Allora, questo orto io l'ho sognato un po' ispirandomi agli orti inglesi, tutti precisi, tutti perfetti, e quindi comunque voglio creare un orto che sia bello e soprattutto il più naturale possibile, per cui andremo ad utilizzare del fieno. Allora, non l'ho mai utilizzato fino adesso, però ne ho sempre sentito parlare tantissimo e bene, per tanti motivi. Uno, è bello da vedere, quindi se facciamo una pacciamatura con il fieno anche l'occhio ne godrà, per cui c'è sempre quell'aspetto più naturale rispetto a un altro materiale. Due, è un ottimo isolante, tant'è che viene utilizzato anche spesso nelle grotte per conservare il formaggio, ripara dal freddo ma anche dal caldo, evita sicuramente le infestanti. Tra l'altro preferisco utilizzare il fieno perché rispetto alla paglia, che è più grande, questa si lavora meglio. Un altro grande vantaggio nell'utilizzo è che questo con il tempo si degrada, e degradandosi direttamente sul terreno andrà in un certo senso a ridare piano piano sostanza organica al suolo. Ultimo ma non di importanza, si creerà, ragazzi, un microambiente ideale per la proliferazione di funghi e batteri benefici. Quindi andiamo a vedere. Allora, ho iniziato, ho preso questo attrezzo che durava forse da 30 anni, una forca, e niente, si è rotta. Oggi è sabato, non si può aggiustare, ma tanto l'ho fatta scaricare in prossimità del terreno e quindi faremo presto a metterla. Allora, dobbiamo distribuire all'incirca 20 cm di fieno sul nostro terreno che tra l'altro è stato già lavorato con il trattore e a cui abbiamo fatto una concimazione con dell'humus di lombrico. Allora, considerate che in questa parte dove andremo a piantare i cavoli, che misura 2 metri per 7, quindi 14 metri quadrati, abbiamo distribuito all'incirca 20-25 kg di humus di lombrico. Perché su questo terreno c'erano state coltivate le patate, tra l'altro i broccoli, così come diciamo le brassiche in generale, hanno necessità di tanta sostanza organica al terreno. Allora, non mi dilungo, iniziamo.
Allora, non preoccupatevi magari che non è regolare, perché comunque adesso lo andiamo a bagnare, poi questo con il tempo tende ad appiattirsi. Allora lo andiamo a bagnare subito per creare quel microambiente che aiuterà la nostra piantina ad evitare lo stress da trapianto. Quindi andremo a garantire, tra l'altro ancora qui a Roma fa abbastanza caldo la mattina, e quindi andremo così a, diciamo, attutire l'effetto del sole. Ok. Parlando intanto del cavolo romanesco, perché come dicevo è una pianta straordinaria, è una pianta che veniva già coltivata da tempi antichissimi, un ortaggio che ha molte proprietà benefiche, antitumorale per eccellenza, e soprattutto è anche molto facile da coltivare. Diciamo, l'aspetto importante che dobbiamo garantire è la sostanza organica, quindi il terreno deve essere ricco, concimatelo, stallatico. Noi naturalmente utilizziamo l'humus di lombrico non solo perché lo produciamo, ma perché da sempre considerato l'oro nero, tant'è che in America viene anche chiamato black magic. Allora, abbiamo bagnato il nostro strato di fieno, ne manca un pochino qui, lo andiamo ad aggiungere e poi partiamo. Allora, tornando al broccolo romanesco, come ho già detto in alcune puntate, questo tipo di pianta non ama tantissimo il caldo, resiste però abbastanza bene al freddo. Esistono tanti fenotipi, e questo per garantirci la scalarità nel raccolto. Allora, primo vero lavoro, andare a riorganizzare le piantine che abbiamo acquistato. Può sembrare superfluo, ma mi sembra giusto, visto che abbiamo scelto delle piantine e su ogni confezione c'è scritto il tempo che intercorre tra il trapianto e la raccolta, mi sembra anche giusto allestire l'orto con un criterio. Quindi qui abbiamo 85, 95 giorni, questo 160, 110. Questo è il famoso broccolo romanesco San Giuseppe, 180-190 giorni tra il trapianto, e mettendolo adesso infatti arriverà con la festa del papà. Cosa utilizzare? Trattandosi di un metodo antico, direi di scartare il bazooka perché lo vedo un po' fuori luogo. Potremmo utilizzare un piro, diciamo come strumento anche piuttosto antico. Io oggi, per problemi alla schiena, ma più che altro per rimanere in tema bio, utilizzerò un paletto di legno. Distanza tra le file 50 cm, distanza tra le piante sempre 50 cm, ok? Quindi ci aiutiamo con 1 metro e iniziamo a effettuare il trapianto. Altra cosa che stavo pensando, che spesso mi capita con i teli già forati, che quando mettiamo la piantina e questa è troppo piccola, spesso e volentieri con il vento la piantina viene coperta dal telo, il telo gli va sopra e poi si brucia. Questo sistema sicuramente non ha questo tipo di problema. Ragazzi, non c'è cosa più bella, io veramente lo consiglio proprio come cura per i nervi, passare dei pomeriggi all'orto, è spettacolare. Invito però tuttavia anche quelli che non hanno un orto a provare a mettere qualche varietà sul balcone, perché a differenza degli ortaggi estivi dove comunque se non abbiamo un balcone ben esposto, diciamo, i risultati potrebbero essere molto deludenti, l'orto invernale è più semplice, per cui se hai un piccolo spazio da dedicare
2 vasi, lo andremo sicuramente a vedere, lo andremo sicuramente a realizzare. Non serve grande dimestichezza con le piante, andiamo a prendere una bella piantina, soprattutto se abbiamo dei figli, li iniziamo a avvicinare a questo mondo, e io penso che sia un bellissimo passatempo. Adesso però, visto che ci sto mettendo tanto, voglio provare anche col bazooka. Mi rimangio quello che ho detto, però diciamo che se riusciamo a velocizzare questo processo, che è un pochino ripetitivo, ben venga. Allora proviamo il bazooka, lo vado a prendere. Allora non serve neanche più il metro perché abbiamo il nostro riferimento, quindi serve solo all'inizio per fare la prima. Allora, prima allora vediamo come viene a vedere. Perfetto, funziona molto bene anche il bazooka, ha fatto il buco, la piantina è entrata perfettamente a livello col suolo e quindi continuiamo con il bazooka. Il bello di questo hobby, ragazzi, è che innanzitutto è sempre tutto molto variabile. Già le stagioni da un anno all'altro cambiano, ma il bello di questo hobby è anche che possiamo sperimentare sempre cose nuove. Non si finisce mai di imparare e soprattutto di innovarsi, per cui dice che cos'è l'innovazione? L'innovazione è, diciamo, il miglioramento di un processo, e io ritengo che in agricoltura questo concetto di miglioramento è all'ordine del giorno, perché ogni giorno possiamo migliorare. Allora ragazzi, io continuo questo lavoro un pochino ripetitivo ma sicuramente rilassante, anzi mi voglio adesso rilassare un po'. Noi ci vediamo con l'appuntamento di venerdì, mi raccomando, perché andremo a vedere altri ortaggi invernali e anche altri metodi di coltivazione. Per oggi è veramente tutto, un caro saluto e ci vediamo come sempre al prossimo fantastico video. Ciao!